Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, volevo ringraziarvi ferocemente per delle mail, perché questa settimana mi sono data alle mail, alle consulenze e quindi non completamente, come avete visto, vi sto rispondendo pian piano. E ho letto delle mail straordinarie di realizzazione di obiettivi incredibili, grazie allo studio, alla pratica, alla meditazione costante, ai rituali che state facendo. Ed è meraviglioso. Abbiamo creato una famiglia di supporto per tutte le anime che si stanno risvegliando, che aprono quella porta della consapevolezza e scelgono la gioia. Scegliere la gioia non significa essere esenti dal dolore, ma vivere il dolore che la dea o un dio nel modo consapevole. Cioè prendere, scusate il termine, per le palle il dolore, le situazioni e stare lì dove si deve stare con determinazione, fermezza e coraggio. Quindi grazie, infinitamente grazie. Come vedete il risultato della situazione dolorosa cambia radicalmente. È questo che cerco di insegnarvi sempre e sono talmente grata dei vostri successi, dei vostri obiettivi raggiunti che sono quotidiani. Sono quotidiani e prendere per le palle questo dolore e andare incontro alla realizzazione dei talenti, delle capacità, del coraggio. Quando voi fate nel coraggio, come vedete, si realizzano cose grandiose che prima non avreste mai potuto pensare di realizzare. E quindi questi sono giorni di fuoco. Questi sono giorni di fuoco, dove chi ha gli strumenti ha vinto, stando nel fuoco. Giorni di fuoco dove si vedono dove il Kali Yuga porta in essere tutte le atrocità possibili, atrocità del genere umano, atrocità della dualità. Della dualità, il Kali Yuga è il periodo più oscuro dell'umanità. Cosa vuol dire più oscuro? Per oscurità intendiamo quando l'umanità la gran parte dell'umanità è staccata dalla parte invisibile e quando arriva l'invisibile, lo coglie di sorpresa, viene travolto. Ecco perché stiamo facendo un lavoro immane, straordinario e ci siamo incarnati per questo, perché avevamo gli strumenti per farlo, attenzione. Attenzione, e quindi grazie per aver scelto la consapevolezza, la gioia e la libertà. Io vi faccio un applauso, perché è magnifico tutto questo, è magnifico. E quindi grazie in eterno per essere insieme a me in questo viaggio pazzesco, dove dovete sapere che il Kali Yuga, gli Yuga sono le ere, ok? Siamo nel Kali Yuga, nell'era di Kali, della distruzione, dell'oscurità, e stiamo andando verso l'età dell'oro, che è uno stato di coscienza, E quello che si fa all'interno del Kali Yuga, cioè l'illuminazione che prendi nel Kali Yuga, in un secondo, il secondo di illuminazione del Kali Yuga, ci mettevi un anno nell'età dell'argento. Questa è una cosa pazzesca. Cioè l'evoluzione che avresti fatto durante l'era dell'argento, nell'età del ferro dove ci troviamo adesso del Kali Yuga, tu la fai in un secondo. Pensate un po'. E ce la stiamo facendo. Ce la stiamo facendo. Quindi ragazze mie e ragazzi, ho pubblicato, come avete visto, lo dico per le ragazze nuove, i segni zodiacali per il mese di maggio 2025 con il rituale della buona riuscita. Ho letto anche delle mail che avete fatto il rituale della buona riuscita per tutto il mese di aprile, conseguendo risultati straordinari, ritrovando quell'invisibile che vi ha reso più forti, determinate e coraggiose e coraggiosi. E quindi ragazzi miei e ragazzi, seguite i rituali che sono usciti per voi nel mese di maggio 2025, soprattutto segno zodiacale e ascendente,
Va bene? Ok. Allora, detto questo, ragazze mie e ragazzi, vediamo dal 28 aprile al 4 maggio quali sono le energie per te, sempre tenendo conto del segno zodiacale ascendente che è uscito. Va bene? Ok. Allora, abbiamo 3 varianti, le potete sentire anche più di una. Sotto all'info box vi metto la timeline di ogni mazzo. Va bene? Schiacciate sul titolo del video e troverete la timeline di ogni mazzo e tutto quello, le informazioni di base, anche la mia email taromantic21@gmail.com, l'unica e sola mail che esiste al mondo di Taromantic, io, ok? E questo, allora abbiamo primo mazzo, secondo mazzo e terzo mazzo e partiamo dal primo mazzo. Allora, partiamo dal primo mazzo, ma io oggi per ogni mazzo ci metterò, proprio perché stiamo nel Kali Yuga, i Sefirion. Quindi metteremo regno gregorico, regno delle ombre e regno della chiara luce, cioè batterò e vedrò quello che c'è per te in questa settimana di potenza, di forza, dell'energia cristica o kundalinica che si manifesta nella materia con determinazione e coraggio. Allora, andiamo, per te, prima variante, vediamo cosa ci vogliono dire i Sefirion, i maestri attraverso le carte. Cosa dobbiamo... Regno delle ombre. Ok. Allora, questa è la settimana in cui dobbiamo mettere in luce delle cose. Il regno delle ombre mi parla di un regno intermedio, siamo fuori del regno della vittima, regno egregorico, regno delle paure condizionanti del sistema, eccetera. Regno intermedio, il regno della chiara luce, l'adempimento di una determinata qualità per aver superato le tue paure, resistenze e attaccamenti. Andiamo a vedere nel regno delle ombre qual è la carta corrispondente per te in questa settimana sul regno delle ombre. Sul regno delle ombre cosa dobbiamo, con quali eventi che sono enti, entità, spiriti, dei, emozioni abbiamo a che fare in questa settimana. Eccola la. Allora, wow, questa è l'ultima carta del regno delle ombre, ci siamo, la porta di Ecate. Tu sei la via, la verità e la vita. Ok, allora, questa è la settimana di un grande salto. Ecate chi è? Allora, quella che diventa Ecate per i greci, la mamma di Circe, la grande maga, era per gli egizi prima Eka, il dio della magia. Eka era la magia per gli egizi, poi per i greci diventa Ecate. Allora, è la magia in questa settimana che tu sperimenterai. Cos'è la magia? Cos'è la magia se non l'arte di operare cambiamenti attraverso la volontà? Quindi ci sarà qualcosa di magico in questa settimana che sarà il prodotto della tua volontà. Quello che hai voluto e per cui hai lavorato a livello animico, pratico, i rituali, i mantra, le meditazioni, va bene? Avverrà una magia in questa settimana. Eka, Eka, Eka. Allora c'è questo mantra, Eka, 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 che significa magia. Dovete pronunciarlo spesso in questa settimana. L'ho messo anche nel podcast Magia Pratica 11, la seconda parte, dove ci sono tutte le formule magiche con i mantra, perché Eka significa invocare la magia per gli egizi, ancora prima di Ecate. Questo cosa ti darà in questa settimana? La consapevolezza che sei tu, la via, la verità, la vita. Porterai una grande consapevolezza al tuo intorno. Continua a pronunciare il mantra Eka, Eka, Eka. Fai anche questa pratica. Quando guardi l'orizzonte in questi giorni
immagina come tutto quello a cui stai anelando, a cui stai ambendo. Guarda per esempio se hai la possibilità di avere davanti, io ho davanti il mare, l'orizzonte, oppure, ma anche se stai in una grande città e guardi l'orizzonte, no? Dal palazzo, ecco, guarda l'orizzonte. Prenditi 5 minuti per guardare l'orizzonte e ad occhi aperti, anche dalla tua finestra, e ad occhi aperti, immagina i tuoi obiettivi realizzati. E mentre stai immaginando questo, pronuncia. Prima lo dici a parole, Eka, Eka, Eka. E poi continui a guardare l'orizzonte pronunciando mentalmente, Eka, Eka, Eka. Stai lì 5 minuti, ok? Questa è l'ultima carta dei Sefirion del Regno delle Ombre, dopodiché c'è il Regno della Chiara Luce. Stai realizzando un obiettivo in questa settimana. Avrai la percezione dell'adempimento di una tua qualità, talento o capacità e la porterai in essere nella materia, va bene? Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito in questa settimana. Qua sta uscendo l'appeso, Qua abbiamo delle situazioni che erano ferme, abbiamo sacrificato l'ego, abbiamo cambiato prospettiva, alcuni di voi si possono sentire un po', hanno somatizzato un po' questa situazione, no? C'è un rilascio energetico potentissimo a livello planetario, ragazzi, ragazzi, quindi alcuni di voi hanno potuto somatizzare sul corpo un po' di sensazioni strane e per questo, già che è uscito l'appeso, vi invito a fare la pratica di yoga sciamanico che ho messo nella playlist yoga sciamanico, ok? Tanto lo so che se la state facendo, lo dico soprattutto per le ragazze nuove. Sfidate i vostri limiti mentali. Il dolore che provate o la sensazione di disturbo, di dolore sul corpo, non lo stai provando tu, lo sta provando la tua mente. Non è reale, ma questo già lo sapete. Allora, vediamo un po' qual è il taglio di questa stesa. È uscito l'appeso, già abbiamo detto quello che dovevamo dire. Del taglio. Sì, asso di spada, 8 di coppe, è necessario fare un cambio emozionale in questa settimana o comunque sia l'avete già fatto perché è uscita l'ultima carta del Regno delle Ombre. Qua mi dicono che ci sono decisioni, o l'hai già prese, l'otto di coppe mi parla di un allontanamento emotivo, seppur magari è stato fatto con dolore, sofferenza, però cosa mi dice la porta di Ecate? Ci sei riuscita, ci sei riuscito. Quando noi ci togliamo una zavorra più mentale che emozionale, perché le emozioni sono dei. Quando noi ci togliamo una zavorra di questa natura, arrivano i più grandi tesori, le più grandi capacità. Questo taglio mi parla chiaramente della decisione presa di allontanarsi da una situazione emozionalmente che non è più confacente ai tuoi obiettivi. Non so se si può dire confacente, vabbè, è uscito, ma hai capito. Sì, qua c'è un allontanamento emozionale e anche uno staccarsi da una situazione che emozionalmente non può dare più. Va bene? Ok, vediamo un po' di cosa mi parlano. L'appeso lo lasciamo qua. Negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo 8 di coppe, sì, 5 di denari, il sole, le 5 di spade. Allora, mi stanno dicendo che ci sono delle situazioni che hai vissuto, che puoi vivere in questa settimana, ma secondo me le hai già vissute, perché se no la porta di Ecate non ci arrivavi, perché è un'evoluzione, no? Allora, situazioni, hai preso la decisione di allontanarti da situazioni che non ti rendono più felice. Qua abbiamo 2,5 e mezzo al sole, 5,5, c'è un grosso cambiamento che è avvenuto. Tensioni riguardanti una situazione di carenza, di penuria sul piano pratico, sul piano fisico, sul piano emozionale. Sì, mi può parlare di diverse cose. Fatto sta che laddove prima percepivamo un certo tipo di felicità, adesso non è più così. Ok, vediamo energia attuale con l'appeso e poi abbiamo il mondo. Chiarissimo, qua si chiude un ciclo molto sofferente.
Allora, qua al centro stesa mi parlano di una situazione difficile, di una situazione che può essere stata ferma, di qualsiasi situazioni ferme che sono giunte al termine. Cioè la situazione di sacrificio, anche di dolore, è giunta al termine con il mondo e questa tappa della chiusura del mondo porta all'apertura di una nuova tappa evolutiva. Andiamo a vedere al positivo cosa abbiamo, una bellissima regina di denari. La regina di denari mi parla di te, anche se sei uomo, e, ti vedo molto serena, molto sereno, ritrovando molta serenità sul piano pratico e materiale della vita, dopo tanto attendere, dopo tanta elaborazione. Vediamo il blocco, l'asso di denari. Mi può parlare di un'opportunità lavorativa al blocco che stavi aspettando o di un'opportunità che puoi rifiutare in questa settimana perché stai bene così come stai, dipende dal corso della lettura. I denari sono la parte pratica della vita, quindi anche il fisico, va bene? Il fisico, la fisicità. Quindi qua mi parla per alcuni di voi che avete potuto somatizzare qualcosa nel corpo, però è giunto il termine che questa somatizzazione vada via, dando il posto a una piena serenità e stabilità psicofisica. Ok, passato. Sì, qua c'è un set di bastoni, il 2 di denari, qua vedo litigi, blocchi sul piano pratico, lavorativo, sul piano della vita, una situazione di ostilità vedo nel passato, una situazione di ostilità, qua vedo situazioni di persone molto, magari può essere stata molto occupata, situazioni di persone molto occupate, chiusure, blocchi, ostilità, per alcuni di voi c'è un blocco lavorativo qui, per altri c'è un blocco a livello, situazioni di tensione con altre persone, di disagi, di tensioni. Ok, tutto questo ha lavorato per la porta di Ecate. Vediamo cosa succede qui in questa settimana, 28 aprile e 4 maggio. Re di spade, 9 di bastoni e il carro. Allora, vedo che ti proteggi da una figura maschile. Vedo che, o comunque sia, metti i sani confini con una figura maschile. Sani confini con una figura maschile. E qua c'è il carro che mi parla della riuscita, del prendere le redini di una situazione e uscirsene. Va bene? Quindi mettere dei sani confini con qualcuno e uscirsene. Il carro mi parla del fatto che te ne esci da una situazione molto complicata, di tensioni, e uscirsene, non dando opportunità a qualcuno di avvicinarsi o comunque sia dei sani confini. Può essere in famiglia, può essere sul lavoro, può essere nella tua vita. Quindi sani confini rispetto a qualcuno o a una situazione, prendi la decisione di mettere sani confini a una situazione che ti ha creato molto stress negli ultimi tempi o negli ultimi mesi, perché il mondo mi parla di un ciclo, quindi anche negli ultimi mesi può essere qui, nel mese del pesci, perché l'appeso è anche il pesci. Sì, una situazione che abbiamo elaborato. E il carro mi parla di una situazione che avanza, prendere le redini della situazione e avanzare. Con questo ti darà molta serenità in questa settimana con la regina di denari al tuo positivo e anche e soprattutto magari per esempio qua io vedo anche la figura di una donna, questa regina di denari, che è una persona molto paziente, una persona che accudisce, che ha il tuo positivo. Può essere sia la tua stessa energia, oppure l'energia di una donna, di una persona con la quale che ti aiuti a prendere anche una decisione di come se questa persona, questa figura, ripeto, puoi essere tu o la figura di una donna, ti aiuta a radicarti, va bene? Ti aiuta a radicarti. Vedo una donna molto gentile, molto pacata, molto radicata in se stessa, che aiuta anche a te a prendere la decisione giusta di mettere i sani confini in una situazione, prendere le redini della tua vita e avanzare. E con il carro mi parla di grande forza d'animo che ti arriva dopo una situazione un po' complicata. Cosa c'è dopo il carro? Sì, qua c'è il mago, vedo la manifestazione che ti ho detto già qua, Eka, della magia, Eka, il mago. Guarda, in questa settimana ovunque avrai la possibilità, ragazze mie e ragazzi, vedo che a un certo vedo le immagini di alcune di voi che mentre camminano con la macchina si fermano perché vedono un bellissimo orizzonte e pronunciano
la parola magica Eka, Eka, Eka. Qua c'è il carro, la macchina anche, no? Il mezzo di trasporto. Con il mago mi dice che qua tu pronuncerai questo mantra realizzando alcuni poteri, doti e capacità. Quindi ci sono anche degli obiettivi lavorativi a cui vai incontro, non so se in questa settimana. È possibile che decidi di fare un trasferimento per questa opportunità che arriva, perché il mago è una grande carta di natura lavorativa o pratica, nella vita pratica, perché al positivo abbiamo la regina di denari. Quindi tutto ciò è contraddistinto. La stessa si contraddistingue sulla vita pratica, quindi riconoscimento sulla vita pratica, lavorativa, anche di casa, di stabilità in questo senso. Ok, andiamo a vedere cosa ci raccontano i mini tarocchi in merito. Allora, sull'appeso e il mondo, sull'appeso e il mondo, energia attuale. Sì, 5 di coppe. Qua vedo molta sofferenza dovuta a una situazione. Tristezza, molta sofferenza dovuta a una situazione. Qui vedo energia attuale. Regina di denari al positivo. Cavallo di bastoni. Vedo assolutamente un cambio che arriva rispetto a questa energia di tristezza, che ti rende molto più serena, molto più stabile. Vedo una situazione di serenità raggiunta con la regina di denari, con un cambio, comunicazioni o situazioni che cambiano, il cavaliere di bastoni, qualcosa che cambia all'improvviso dandoti maggiore serenità, questo vedo. L'asso di denari al blocco, il matto. Qua tu hai rifiutato un'opportunità di lavoro o una nuova opportunità, oppure non hai, è come se il matto al blocco con l'asso di denari, il matto mi parla di fede, al blocco la paura di lanciarsi, di avere fede in qualcosa, in un'opportunità. O scarti un'opportunità qua di qualcosa, o l'hai già fatto, dovuta a questa situazione qui, oppure puoi avere un po' di remore riguardo a qualcosa, a questa opportunità che arriva. Non è solo sul piano lavorativo, è anche sul piano pratico di fare qualcosa. Vediamo il 2 di denari e il 7 di bastoni. Che è successo nel passato? 2 di denari, 9 di denari. Ti vedevo qua molto occupata nel raggiungere un tuo equilibrio psicofisico e anche molto occupata nel raggiungere obiettivi lavorativi, però poi 7 di bastoni, asso di spade. Qua si sono stati messi dei limiti sul piano pratico lavorativo. Vedo litigi, limiti o difficoltà, prendere la decisione di aspettare qualcosa, prendere la decisione di mettere dei limiti. Vediamo questo re di spade. Sette di spade, vedi? Qua prenderà le distanze da una persona. Prenderà le distanze da una persona. 9 di bastoni. 9 di bastoni. Cavallo di denari. Mi parla essenzialmente qua di lavoro e vita pratica. Il carro. Vedo un avanzamento a poco nell'ambito pratico e lavorativo. Il carro. Il carro è il carro. Guarda, è come ti dicevo. Prendi le distanze o le dovute distanze da una situazione o da una persona con la quale c'è conflitto, c'è stata situazione di dolore, rifiutando l'opportunità con questa persona o all'interno di un contesto dove c'è una persona di cui non ti fidi. E poi vedo il carro, assolutamente, carro, ripetuto 2 volte. Qua prendi in mano la situazione e fai un cambio per delle novità che ti arrivano. Vediamo il mago. La papessa, sì, la tua intuizione ti guiderà. Vedi 9 di bastoni di nuovo, la tua intuizione ti guiderà. È come se avessi vagliato delle situazioni, per esempio, facciamo il caso, siccome ci sono tutti questi denari, sul piano pratico e lavorativo, denari e fuoco, no? Sul piano pratico e lavorativo avessi vagliato delle opportunità. O stavi ferma o fermo rispetto a una situazione chiusa in questo senso, dove magari non ti hanno dato quello che meritavi perché ti sei impegnata tanto, però non ti hanno dato quello che meritavi, allora hai preso la decisione di chiudere una situazione lavorativa o di mettere in stand-by una certa situazione, oppure sacrificarti per una situazione che non ti ha dato quello che meritavi, insomma, questo è il senso, no? E che succede qui? In questa settimana è come se le cose cambiassero, arrivasse una nuova opportunità o ti vedo prendere in mano la situazione con più forza, più vigore, andando incontro a maggiore serenità tua pratica.
E qua ti dicono, rispetto a quello che arriva in questa settimana, fatti guidare dalla magia. Dalla magia, la papessa uscita di nuovo, dall'intuizione e dalla magia. Ok, vediamo un po' adesso con queste. La Samaritana, perfeziona le tue capacità per aiutare quelli che preferiresti ignorare. Mm. Ci sono delle persone che avresti voluto ignorare in questa settimana, però attraverso questa, questa attitudine è come se tu in questa settimana perfezionassi le tue capacità. Io qua vedo che metti delle sane difese con qualcuno e questa carta mi dice perfeziona le capacità per aiutare quelli che preferiresti ignorare. Per alcuni di voi la persona che avreste voluto ignorare ti aiuta a sviluppare le tue capacità. Sapete, no? Vi alleate all'emozione che contraddistingue questo rapporto, chiunque, qualsiasi rapporto sia, qua vedo nella vita pratica soprattutto. Vi alleate all'emozione perfezionando le vostre capacità e quindi tutto ciò che preferireste ignorare è una parte di voi. Perché preferisci ignorare qualcosa o qualcuno? Ok? Però ce l'hai davanti? Quindi affronta l'emozione, non la persona, affronta l'emozione, abbi fede nell'emozione che ti scaturisce il fatto che vorresti evitare una persona e la tua magia ti aiuterà, perché noi non abbiamo mai le relazioni con le persone, ce l'abbiamo con le nostre emozioni che stanno dietro alla manifestazione poi delle persone che abbiamo davanti. Ok? Fammene mettere un'altra. Vedi? Buffone. Qua c'è una persona che ti inganna o ti ha mentito, metti dei sani confini. Però piuttosto che, qua è come se tu, perché mi viene con questa papessa con la porta di Ecate, vedessi nell'altra persona un aspetto di te. E se una persona ti fa un torto, che è una persona che comunque dice bugie, e qua dice buffone, il sette di spade, no? Piuttosto che additare l'altro, cosa fai tu con la porta di Ecate, che è l'ultima porta dell'oracolo di mezzo, no? Cosa fai? Ti interfacci con l'emozione che la persona ti crea alleandoti all'emozione, quindi anche la tua realtà esterna cambia. E infatti qua c'è la magia in atto. Vedo successo, il carro mi parla di successo, di riconoscimenti, di successo. Forse trovi anche l'escamotage a livello animico di interfacciarti con una persona, escamotage non a livello mentale, alleandoti con le emozioni. Tu cosa fai? Cambi la tua realtà perché anche la tua vibrazione cambia, anche quello che dirai a questa determinata persona è diverso, è produttivo, non è da vittima, ecco. Se prima noi siamo stati vittime delle nostre emozioni, adesso che ci alleiamo con le nostre emozioni, diventiamo i padroni indiscussi della nostra realtà, consapevolmente. Ok, mettiamo ancora. Sull'amore non è uscito niente in questa stesa. Ti lancio comunque una carta per vedere di queste, dove stanno. Allora, vediamo. Dove sta? Eccola, 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 eccola. Sull'amore, cosa ci hanno da dire, sull'amore? C'è uscita l'emozione, ma non sulla parte amorosa. Sull'amore per te? Qua c'è il re Artù. Re Artù è un re. E qua amore respinto. Puoi aver respinto qualcuno, perché qua c'è una donna che respinge un uomo. È un uomo che passa alla conquista. Se sei uomo ribalta il concetto, ok? Qua c'è una persona, Re Artù. Vediamo un po' questo Re Artù. Sull'amore, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in questa settimana 28 aprile 4 maggio? Abbiamo il diavolo, abbiamo il 3 di bastoni,
4 di denari. No, qua ti vedo, questa è la tua stessa energia probabilmente, perché io qua ti vedo determinata a conseguire degli obiettivi su ampia scala, e sul piano pratico e materiale. Ti vedo voler conseguire degli obiettivi sul piano pratico. Il diavolo qua mi parla delle tue ambizioni, il 3 di bastoni, l'apertura di cammino, e qua ci sono delle persone che lavorano al tavolino, e il 4 di denari mi parla di una persona che sta nella vita pratica, no? È come se più sull'amore ti vedo concentrata o concentrato, perché questa è la tua fila energetica, sulla tua stabilità, ambendo, e infatti lo vediamo qua, no? L'hanno messo come prima battuta sulla stesa generale, ti vedo più concentrata su questo. Quindi questa carta di Re Artù è il tuo divino maschile interno, che tu sia uomo o donna non importa, più proiettato verso la realizzazione di questo obiettivo della magia nella vita pratica e quotidiana, piuttosto che nella relazione a due. Vediamo l'energia con la quale ti confronterai a livello relazionale in questa settimana qual è. Il matto, 6 di coppe. Qua c'è il mago. Guarda, l'energia con la quale ti confronterai in questa settimana è un'energia di una persona che conosci bene. Il 6 di coppe mi parla di una persona che conosci bene. Il matto di una persona, per alcuni di voi è una persona che vuole ripartire da zero insieme a te, però a te ti vedo più concentrata nella vita pratica, o concentrato. Vuole ripartire da zero perché abbiamo il matto, il mago che è una grande energia di manifestazione, il 6 di coppe è una persona che puoi conoscere benissimo. Per alcuni di voi che la conoscete già, ecco perché c'era anche Re Artù, una persona che vuole conquistare o riconquistare, però come diceva mia nonna, con i sacri crismi, cioè nel senso di tutto rispetto. Per altri di voi c'è una persona nuova, però non ci fate tanto caso in questa settimana, perché vi vedo più concentrate in tutto questo situazione di cui abbiamo parlato. Vediamo cosa succede alla fine in amore per te. Infatti il 6 di bastoni c'è qua, e sei tu che hai il controllo. 8 di spade, sì. Cavaliere di denari, vedi, vedo te soprattutto più concentrato nella sfera pratica e lavorativa della vita, perché 6 di bastoni, voglio uscire fuori e riprendere il controllo della mia vita in situazioni. 8 di spade che mi tengono un po' bloccata mentalmente. Il cavaliere di denari, ci vado piano piano nell'amore, perché ho di nuovo qua il cavaliere di denari, le cose da fare un po' più nella concretezza, ok? Vediamo comunque, siccome qua è uscita una bella energia di questa persona qui, con i miei oracoli lui-lei, qual è una sola carta per vedere qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Per tutte le ragazze nuove, le mie carte, i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Saremo felici o saremo tristi? Che importa? Saremo l'uno accanto all'altra, e questo deve essere, questo è l'essenziale. Qua c'è una persona molto consapevole che ti vuole stare accanto. Saremo felici o saremo tristi? Che importa? È proprio il senso dello stare insieme, no? E come ho detto nell'intro di queste previsioni settimanali, vivere qualsiasi emozione, prenderlo per le barbabietole, come ti ho detto nell'intro, ma viverlo insieme, cioè nel senso, qua abbiamo una persona che possono essere anche i tuoi figli questi, perché ho chiesto qual è l'energia nei tuoi confronti con le quali ti confronti. È una persona che in questa settimana è di grande spessore, su cui puoi fare affidamento, sì. Per alcuni di voi può anche non essere una persona con la quale condividi rapporti amorosi, perché ho chiesto qual è l'energia nei tuoi confronti con la quale ti confronterai, non l'energia di una persona. Quindi possono essere anche degli amici, delle persone care che ti supportano, va bene? Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io concludo qui, ti auguro una settimana all'insegna della magia, della consapevolezza e di atti di volontà consapevoli a realizzare i tuoi obiettivi. Detto questo, ti ringrazio, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima, e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante. La mettiamo qua, il mazzo di tarocchi, e andiamo a vedere, come ho fatto anche nell'altra variante, cosa ci vogliono dire le carte dei Sefirion per te in questa settimana. Quali sono le energie con le quali ti confronterai e a che regno appartengono, ok? Allora,
Quali sono le energie con le quali ti confronterai? A quale regno appartengono le energie con le quali ti confronterai in questa settimana per i miei ragazzi della seconda variante? Eccola. Ho già sbirciato comunque, ho visto già. Regno della chiara luce, ok, ok. Regno della chiara luce, ti confronterai con delle energie risolutive in questa settimana. La chiara luce è l'adempimento di doni, capacità e talenti che stai mettendo in pratica e che hai evoluto, ok? È una bellissima carta. Andiamo a vedere qual è l'energia con la quale ti confronterai di risoluzione in questa settimana. Qual è la carta relativa al regno della chiara luce? Qual è la carta relativa al regno della chiara luce per te? Qual è la carta relativa al regno della chiara luce per te? Settimana dal 28 aprile al 4 maggio. Qual è la carta relativa al regno della chiara luce? Maestri, mostratemi per favore per te. Ok, la prendo io. Ok, questa. Allora, vediamo un po'. Bellissimo. Forza, saggezza, padre. Usa la tua saggezza, discernimento, consiglio, cura. Beh, una grande maestra sarà in questa settimana. O un grande maestro. Ti confronterai con un'energia risolutiva del padre. Molti di voi hanno lavorato risolvendo, pacificando le immagini perturbate dei vostri antenati, realizzando il potere del padre. Quindi anche con le immagini dei vostri genitori, madre e padre, qua c'è il conseguimento, l'adempimento di un'energia di aver sciolto la problematica con il padre, e quindi tu c'hai in questa settimana l'energia della forza, del coraggio e del discernimento. Quindi di conseguenza ti confronterai con situazioni risolutive dove consiglierai gli altri, dove sentirai anche l'energia del tuo maestro interno, il padre del maestro interno, e ti prenderai cura anche di coloro che stanno nel percorso. Questo ti darà anche molta soddisfazione personale, è come se tu dai e ricevi. Più dai, più ricevi. Questa è la settimana in cui ti viene chiesto anche di utilizzare la saggezza più che la mente, e di fare azioni, quindi usare la mente solo per fare le azioni che provengono però dalla saggezza intuitiva. Il discernimento è quella cosa che vi insegno sempre da 4 anni, no? Il discernimento è diverso dal giudizio. Il giudizio è: questo è bene, questo è male, questo è giusto, questo è sbagliato. Anche la critica è giudizio, no? Non esistono critiche costruttive. Critica viene da kritikos in greco, che significa giudicare. E qua noi stiamo bandendo il giudizio, perché per la mente, laddove è vero A ed è giusto A, non può essere vero B o non può essere giusto B. Per il divino, laddove è vero A, è vero anche B. Quindi tutto ciò con cui veniamo in relazione durante la nostra giornata, ci confrontiamo, ha la stessa dignità di esistere, tutto, tutto. Quindi cosa succede quando noi mettiamo un giudizio? Limitiamo la nostra capacità di espansione, perché l'altro sei tu. Quindi vi ricordate che anni fa, quando parlavo tanto dell'antroposofia di Steiner, dove io ho fatto i miei studi prima di arrivare allo sciamanesimo, eccetera, e dicevo, Steiner, il maestro, diceva sempre: dobbiamo iniziare a provare la simpatia per qualsiasi cosa, la simpatia non intesa dalla parte mentale, ma è più una percezione,
dove ogni cosa ha la stessa dignità di esistere. Non esiste bello o brutto, giusto o sbagliato per il divino, tutto è perfetto, lo diceva Eraclito. E quindi cosa fa il giudizio? Il giudizio non fa altro che alimentare la guerra esterna. Quando la guerra dobbiamo farla solo contro le stesse resistenze della mente. La guerra dobbiamo farla contro i nostri stessi giudizi. E quindi qua c'è una grande consapevolezza di questo. Il discernimento cos'è? Il discernimento è tutto è giusto, tutto è giusto. Cioè, scusami, tutto è perfetto, come direbbe il divino, tutto è perfetto. La situazione che sto vivendo è perfetta per il mio grado evolutivo. Quello che con il quale entro in relazione è perfetto per il mio livello evolutivo, per il mio grado evolutivo, perché se arriva qualcosa è perfetta. Questo è il discernimento, non è il giudizio. Il discernimento è anche saper dire questo va bene per me, questo non va bene per me. Il discernimento è anche saper dire quello che andava bene per me un minuto fa non va bene più per me adesso. Ciò non vuol dire che è sbagliato quello che andava bene per me un minuto prima. Ok, quindi c'è un grande discernimento qui. Wow, ok, questa è una grande carta risolutiva. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Cosa accade in questa settimana? Facciamo il taglio, vediamo l'energia. Wow, Cavaliere di Denari, Paggio di Coppe. L'energia del taglio è bellissima. L'energia del taglio è bellissima. Ti vedo motivata nelle cose pratiche, o motivato nelle cose pratiche. Cavaliere di Denari mi parla di lavoro, mi parla di situazioni lavorative. Il Paggio di Coppe mi parla sia di amici, sia di persone a te a fianco, sia di situazioni lavorative, situazioni pratiche che ti motivano da un livello emozionale. È un bellissimo taglio, non a caso è uscita la carta della chiara luce, risolutiva. Ti vedo motivato ad aprirti a tutto ciò che è pratico nella vita con emozione. E qua ci sono anche delle comunicazioni inerenti all'ambito pratico lavorativo che ti fanno piacere, ti danno piacere, vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il Paggio di Coppe, la morte, 7 di denari, re di denari. Allora, io qua vedo che arriva un cambio in questa settimana, un cambio che hai atteso da parecchio, un cambio su cui hai meditato. Vedo che arriva un cambio, la morte, su cui hai meditato tanto, magari riguardante la tua vita pratica, familiare, lavorativa o riguardo le ambizioni personali. Arrivano comunicazioni che ti motivano, vediamo un po'. Energia attuale per te, 2 di bastoni, ti vedo pensare, i 2 di bastoni mi parla di osservare, di pensare a una strategia, che strada prendo, questa piuttosto che un'altra. Ti vedo in attesa, osservando magari il mondo, no? Osservando il mondo che è anche simbolico, osservando, aspettando di ricevere qualcosa, notizie sul piano pratico, profilo lavorativo o notizie. Vediamo al positivo cosa abbiamo. 2 di spade, qua c'è della dualità. Se pensavi di avere le idee confuse, non ce le avrai durante la settimana. 2 di spade è prendere una decisione, essere un po' confusi, no? Avere le idee chiare. Al positivo mi dice che si schiariranno le tue idee su una scelta da fare. Il blocco qual è? Il blocco è il 3 di denari, mi parla di cooperazione, mi parla di cooperazione con delle persone, oppure collaborare, oppure creare una struttura sul piano lavorativo. Che ha il blocco? Ok.
oppure qualcuno che può osservarti da lontano, essere al blocco il lavoro e qui non sai cosa pensare di questa persona. Vediamo il passato, Cavaliere di Coppe, l'eremita. Per alcuni di voi mi sta parlando d'amore, stai aspettando una comunicazione da parte di qualcuno e stai aspettando, magari non sai cosa pensare, qua c'è il lavoro che blocca un po', o un invito da parte di questa persona, ci può essere silenzio, stai aspettando un invito, o può esserci una persona molto prudente che prima di fare dei passi sta aspettando perché c'è il blocco al lavoro, c'è un blocco di natura lavorativa o di natura di creare una struttura insieme, questo è al blocco. Vediamo cosa ci raccontano in questa settimana. 5 di denari, il mago, 4 di coppe. Che viene dopo il 4 di coppe? 7 di bastoni. Allora ti concentrerai molto sul lavoro qua tu, rifiutando un'opzione di natura emozionale. Allora, io vedo che qua ti arrivano notizie fighe, belle sul lavoro con il mago, però a livello emozionale, 4 di coppe, 7 di bastoni, metti il blocco a qualcuno. O comunque rifiuti un'opportunità di natura emozionale qua. Magari stai aspettando una persona che ci mette tanto, sta al lavoro, comunque sia situazioni di cooperazione non stanno arrivando con questa persona. E che succede qua? Ti arrivano notizie a te sul piano lavorativo, c'è la manifestazione di qualcosa con il mago. Perché questa situazione con questa persona ti dà un po' di carenza, quindi le idee ti si faranno chiare. Cosa fai? Qua rifiuti un'opportunità con qualcuno a livello proprio energetico, anche di fatto, mettendo dei limiti. Cosa viene dopo? 6 di coppe. Non so per quanto però. Perché il 6 di coppe mi parla del recupero di qualche connessione. Oppure se tu metti il blocco a qualcuno qua che non ti dà soddisfazione, magari sei stanca di aspettare un certo tipo di situazione con qualcuno che non arriva a questa situazione qui, ti dedichi al lavoro perché arriva un qualcosa qua, col mago mi parla di lavoro, una carta di lavoro con questi denari. E rifiutando l'idea di aspettare qualcuno oppure rifiutando qualcuno, il 6 di coppe mi parla di una bellissima energia che tu condividerai con le persone che ti stanno a cuore, che possono essere amici, familiari stretti, amici stretti, ok? Le idee ti si faranno chiare, grazie anche al supporto di alcune persone che a te sono molto care. E per altre invece c'è un'altra interpretazione qui, una situazione con una persona che sta lontana per lavoro, qua c'è una situazione di lontananza per lavoro, di difficoltà di questa lontananza che dà un po' di insoddisfazione emozionale. Subito dopo però il 6 di coppe mi racconta della riconciliazione con questa persona e del superamento di questo 7 di bastoni di difficoltà dovute a una distanza oppure dovute a un lavoro, ok? Andiamo a vedere cosa mi raccontano i mini tarocchi. 2 di bastoni al centro stesa, energia attuale, 2 di bastoni, 2 di denari, qua c'è un po' di dualità, 2, 2, 2. C'è una persona molto occupata qua sul piano lavorativo oppure c'è un'altra persona dove vedo c'è dualità, dubbi su qualcuno o su qualcosa che stai aspettando, dubbi su qualcosa lavorativa che stai aspettando. Una decisione da prendere su una situazione magari ti sta impegnando molto sul profilo lavorativo senza vedere dei frutti. L'asso di denari, oppure di un'opportunità di amore e di lavoro. Fatto sta che qua c'è un'attesa che porta dei dubbi. Ok, 2 di spade al positivo. L'eremita, sì, l'eremita qua mi parla dell'apertura del cammino. Ti si apre il cammino, ti si apre la visione. Avrai le idee chiare, ti si apre la visione. L'eremita ti consiglia anche di andare con molta prudenza e saggezza, ascoltando la voce interiore e le idee ti si schiariranno. 3 di denari al blocco, 5 di spade. Una situazione di incapacità di intendersi sul piano lavorativo pratico genera tensione. L'eremita, il sole,
Cavallo di coppe, l'imperatrice. Puoi essere incerta su qualcuno, magari qualcuno provava, si è andata un po', come dire, e qua vedo il cavaliere di coppe con l'imperatrice, qualcuno che si avvicina a questa imperatrice, però qual è il senso? Tu non vuoi meno di quello che tu dai a te stessa o a te stesso, ok? Quindi mi stanno parlando di varie situazioni, laddove magari hai scrutato qualcuno, hai cercato di vedere se era alla tua altezza oppure no, adesso stai aspettando non solo qualcuno ma anche situazioni lavorative. Diciamo che c'è il centro stesa e il due di bastoni, mi parla di decisioni che tu dovrai prendere in questa settimana e che le idee ti si schiariranno durante la settimana, ok? Andando con molta saggezza. 5 di denari, il carro, qualcuno è lontano per lavoro qua, per alcune di voi, e questo genera un po' di sensazione strana. Vediamo il mago, la morte, arriva un cambio però qua, relativo, una manifestazione per te arriva positiva, il 4 di coppe, 9 di spade, 7 di bastoni, 4 di spade. Metti o il blocco telefonico a qualcuno o ti prendi del tempo per decidere cosa fare con una persona. Sì, con una persona, magari questo paggio di coppe qua, che ti corteggia, può essere per alcuni di voi sulla sfera sentimentale di questa natura. Se aprirti al nuovo oppure no, perché magari questa persona lavora fuori, magari hai situazioni, ricordi del passato di situazioni lavorative con persone che restavano fuori. Vediamo questo 6 di coppe alla fine. Sì, guarda, qua c'è una chiamata da una persona che conosci molto bene, può essere la stessa persona di cui stiamo parlando, oppure una rinascita, che parla il giudizio, una chiamata all'improvviso di una persona che conosci bene. Può essere una cara amica, un caro amico o questa persona di cui stiamo parlando. Dopo che c'è una distanza, un blocco telefonico, sì, o ci sono situazioni di limiti dovuti a una distanza, vengono superati. Sì. Il giudizio mi parla della rinascita di una situazione emozionalmente che ti fa bene, questo è il senso. Mi parlano di più ambiti qua, di più ambiti. Ci sono notizie anche sul piano lavorativo per te che ti fanno felice e vai magari a festeggiare con degli amici. Questo per alcune di voi, Vediamo cosa mi dicono gli archetipi per te. Samaritana, anche dall'altra parte è uscita sta carta. Guarda, questa carta, come ho detto anche all'altra stesa, alle ragazze dell'altra stesa, laddove tu cerchi di evitare alcune persone, perché qua dice perfeziona la tua capacità per aiutare quelli che preferiresti ignorare, no? E qual è il senso? È che grazie al fatto che tu capisci che l'altra persona ti scatena delle emozioni, tu ti allei con le emozioni e quindi smetti di evitare l'altra persona. Cioè, evitare l'altra persona significa evitare l'emozione con la quale ti interfacci, che quella persona ti porta. Quindi, rapportandoti all'emozione che quella persona ti manifesta, allora che succede? Cambia anche l'approccio con quella persona. Ok? Non a caso è già la forza, la saggezza, l'eremita è uscito 2 volte in questa stesa. La saggezza, dice qua, usa la tua saggezza. Ok, vediamo un'altra carta di queste. Ah, la dicto. Ti aiuta a riconoscere le condotte di dipendenza e a fargli fronte. Le condotte di dipendenza a farle fronte. Guarda, sai che penso anche che è come se darai consigli a qualcuno che ha queste condotte di dipendenza, perché ti è uscita la carta del padre, della forza, della saggezza. Sì. Fatto sta che abbiamo tante condotte di dipendenza, non le abbiamo avute perché siamo nel Kali Yuga, come ti dicevo,
è come se ti confrontassi con le emozioni che ti scatenano gli eventi, le persone, le circostanze per far fronte alle condotte distruttive di dipendenza, alleandoti alle emozioni, andando con molta saggezza. Magari qua ti vedo un po' dubbiosa o dubbioso in questa settimana perché c'è questa dualità su che decisioni prendere rispetto alle circostanze che vivrai eh, di natura un po' di penuria in queste circostanze qui. Che succede però? C'è il mago. Il mago mi parla della magia, della manifestazione della magia che ti fa arrivare un cambio, anche rispetto a circostanze che ti danno ansietà, circostanze di blocchi con qualcuno, o circostanze di fermo, o circostanze in cui hai necessità di meditare. Qua c'è una persona che medita per dire di no a certe situazioni e mettere dei blocchi a certe situazioni, e ci possono essere anche degli amici stretti a te che ti aiutano anche a prendere queste decisioni. Per alcuni di voi è così, per altri invece c'è. Adesso andiamo a vedere con l'amore. Vediamo un po' sull'amore cosa mi dicono per te in questa settimana. C'è amore erotico qua, qualcuno prova erotismo per te o tu provi erotismo, qua vedo amore festoso. Vediamo cosa mi raccontano. C'è qualcuno ti immagina, ti sogna. Vediamo la tua fila energetica. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi, la seconda variante nell'amore, la tua fila energetica. E sei di coppe, vedi che ti ho detto? Ah, c'è un re di coppe qua. Il diavolo c'è pure. E io qua vedo una persona molto ossessionata da te. Una persona che conosci bene molto ossessionata da te col diavolo. Sì. Qua puoi essere anche tu, perché questa è la tua fila energetica, Puoi essere anche tu che c'è una condotta anche di dipendenza nei confronti di qualcuno. Vediamo la persona che ti viene incontro. 2 di denari. La luna. Quante paure che c'ha questa persona. 4 di bastoni. Qua c'è una persona che vuole avere un incontro con te, ma c'ha molta paura. Ha dei dubbi e molta paura di cose nascoste del suo inconscio. Cosa succede alla fine in amore per te? Re di denari. La morte. La regina di denari. Guarda, qua mi stanno raccontando il fatto che avviene. Ci sono anche 2 re qua comunque. Io non lo so chi è nella dualità in questo caso. Qua mi parlano re di denari e regina di denari, c'è una coppia che se le intende da un punto di vista pratico e pragmatico le cose vanno tranquille e serene come devono andare, però senza avviene un cambio tra queste 2 figure, re e regina di denari, come se, fammi vedere il lato positivo. 10 di denari, vedo al positivo la casa, la famiglia e la stabilità con qualcuno. Però qua ci sono 2 re. Io non lo so chi è nella dualità, chi ha già anche un'altra persona. Però questa settimana per te tu scegli la stabilità, la famiglia, la casa. Questo vedo. Che qua c'è una persona che ha molto paura di quello che nasconde dentro di sé. Perché la luna? Un altro re. C'è un po' di dualità qua, Qua c'è una persona che ha paura a fare delle azioni, ha paura un po' a fare delle azioni, vuole un incontro con te, però io vedo che tu in questa settimana scegli la piena tranquillità e serenità, stabilità familiare, che può essere con questa stessa persona, o può essere che scegli, per esempio, se tu hai già un compagno, una compagna, scegli la famiglia in questo senso, ecco. Scegli la vita pratica, diciamo. Oppure io vedo comunque sia questa persona si presenta a te in modo pacato, in modo diverso da come invece è ossessionato. Mi spiego? Questo è il senso. Ok. Va bene, ragazzi, vediamo un po' con i miei oracoli lui lei che non lasciano spazio al dubbio per te questa persona. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare i miei oracoli sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po'.
Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Beh, questa è una grande dichiarazione. Questa è una grande dichiarazione. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Eh sì, c'è una... Però qua mi dice, no, condotta di dipendenza, qua tu sulla tua fila c'è il diavolo e alla fine lo risolvi da un punto di vista pratico e pragmatico. Il diavolo possono anche essere le tue ambizioni relative a stare serena e tranquilla sul piano, sul profilo materiale, ok? Vediamo cos'altro. Ti vedo ovunque. Sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Qua c'è una persona che ha vissuto degli inferni e in questi inferni tu stavi con questa persona e non l'hai mai giudicata. Ok? Quindi è una persona che si sente a casa insieme a te, non a caso il 10 di denari. Ok, ragazzi miei ragazzi, poi siamo migliaia, vi ricordo di vedere sempre il vostro segno zodiacale ascendente che è uscito per il mese di maggio, ok? Detto questo, ragazzi e miei ragazzi, io concludo qui, ti abbraccio fortissimo, noi ci vediamo presto e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo di tarocchi. Andiamo a vedere quali sono le energie con le quali ti confronterai in questa settimana. Partiamo, come ho fatto anche nelle altre varianti, dai Sefirion e vediamo qual è l'energia con la quale ti confronterai in questa settimana. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi della terza variante, qual è l'energia con la quale... Ah, abbiamo l'egregorico qua! Allora, abbiamo il regno gregorico in questa settimana. Siamo tutte muniti di formule magiche, pentacolari, mantra, formule psichiche. Ok, quindi il regno gregorico è il regno dei condizionamenti, delle paure, della vittima, di situazioni. Tutta l'umanità sta vivendo un regno gregorico potentissimo affinché si possa far uscire il tutto e poter ricostruire e poter dare nuova linfa vitale al sistema. Ok. Ok, andiamo a vedere di che paure di che energia si tratta. Di che energia si tratta il regno gregorico? Qual è l'energia con la quale ti confronterai? Che può essere anche non tua, eh? Cioè, è sempre tua perché non siamo distinti e separati dall'altro. Distinti sì, ma non separati. Quindi, vediamo, può essere anche persone o circostanze con questa energia qui. Vediamo regno gregorico. Qual è l'emozione a questo punto con la quale ti confronterai in questa settimana attraverso gli eventi che accadono? Eccola qua, saltata, vediamo. La rimozione. Porta conoscenza a te stesso e agli altri, accogli la tua saggezza. Ah, interessante. Porta conoscenza a te stesso e agli altri, accogli la tua saggezza. Ti confronterai con persone e circostanze che non vogliono, che hanno rimosso. Cioè, che cosa voglio dire? Ti confronterai con persone e circostanze che non vedono la luce, va bene? Non vedono la gioia anche nel dolore, questo è il senso. Non vedono la bellezza anche nel dolore. E ti confronterai con questa energia qui e quindi ti dice porta conoscenza a te stesso e agli altri, accogli la tua saggezza. Cioè, accogli la tua saggezza cosa vuol dire? Non avere timore o remore nel... ti faccio un esempio. Situazioni di persone dove vedono tutto nero, tutto nero, tutto nero, tutto nero. Ok, ok. Non permettere alla tua mente di coinvolgerti in questo egregorico qui, perché tu sai qual è la verità. Allora, siccome tu la sai, la sai, fai l'esperienza di questa verità, ti arriva attraverso la saggezza, va bene? È come se
Io in questi giorni sono stata con persone che stavano completamente nel regno egregorico, no? Nella nigredo più nera, ok. Io non ho detto una parola, non ho detto niente, niente, semplicemente stavo là, osservavo, senza emettere giudizio, perché ognuno ha il suo percorso, che ha la stessa dignità di esistere di tutti. Quindi semplicemente stai là, usa la tua saggezza, non devi dire per forza cose, anzi non devi dire proprio niente, specialmente quando percepisci che è meglio tacere, però stai là, ok? Per alcuni di voi questa rimozione, fammi vedere, voglio mettere subito un'altra carta qua prima di mettere i tarocchi, di cosa mi stanno parlando nello specifico con le carte degli archetipi. Sulla rimozione, per favore, sulla rimozione. Ah, guarda qua, che ti ho detto? La sanazione, la sanazione. Passione per servire gli altri, restaurando il loro corpo, la loro mente e il loro spirito, la capacità per aiutare a trasformare il dolore in sanazione. Ti ho appena parlato di dolore, incredibile. E qua c'è un maestro, io la vedo come la tua figura, che sta vicino a un'altra persona, che sta nel dolore, non dice niente, non dice niente, qua gli mette la mano sulla testa, no, semplicemente non devi dire niente, devi stare là con la tua saggezza, va bene? Con la tua saggezza. Ovviamente per stare nella tua saggezza devi essere profondamente connessa col tuo maestro interiore. Come si fa? Avere fede in tutti gli eventi che ti accadranno in questa settimana. Maestro, ti prego, aiutami a vedere quello che ancora non vedo, illuminami la strada. Maestro, ti prego, io ho fede in te, aiutami a vedere quello che ancora non vedo, illuminami la strada. Quindi l'unico maestro che esiste è quello interiore, non esistono maestri esterni. Non delegare la responsabilità della tua illuminazione all'esterno o della tua saggezza, perché è interno il maestro. Tutto quello che proietti all'esterno sono tue proiezioni. Segui la tua saggezza alleandoti col maestro. Ricordati il potere del verbo, no? Il potere della parola. La parola crea. In principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne. Cosa vuol dire? La parola crea. Quindi quando tu pronunci l'allineamento col maestro interiore, tu stai tranquilla che tutto ciò che vivi e tutto ciò che dici e tutto ciò che fai e tutto ciò che non dici è perfetto. Ok. Ok, quindi non è tanto una carta relativa a te questa, quanto l'energia con la quale ti confronterai. Però ovviamente confrontandoti con questa energia fa parte anche di te come umanità. Ok. Vediamo cosa mi dicono i tarocchi in merito, cosa accade in questa settimana. E soprattutto questa rimozione, siccome ho chiesto la specifica con la carta del sanatore, non rimuovere, questo lo dico per te, l'idea che il maestro è insito in te. Tutto ciò che vivi si chiama il Dharmakaya, sono gli insegnamenti del Buddha. Tutto ciò che vivi sono già gli insegnamenti del Buddha, quindi è già tutto l'insegnamento del maestro. Quando tu pronunci il verbo allineandoti col maestro, sai già che tutto ciò che vivi è un insegnamento profondo che stai apprendendo, con consapevolezza però, senza esserne vittima. Ok? Quindi non rimuovere questa consapevolezza. Ok? Andiamo a vedere. Gli eventi in questa settimana, cosa accade? 28 aprile, 4 maggio. Vediamo il taglio. 3 di coppe, 2 di bastoni. È un ottimo taglio questo. Vedi, ti vedo con degli amici, con delle persone qui.
È come se ti vedessi pensare che decisione prendere rispetto a delle situazioni emozionali che si verificano con delle persone intorno a te, amici o altre persone. È un buon taglio, ha un'apertura energetica bella questo taglio. È come se dovessi, guarda come il 2 di bastoni, guarda questo 3 di coppe, no? In merito a un gruppo di amici, a un gruppo di persone. Che decisione devo prendere? 2 di bastoni. Ok, vediamo un po' di che si tratta. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il 2 di bastoni. Sì. Vuoi avere una asso di spade, chiarezza mentale nel prendere una decisione. 9 di coppe, 4 di coppe, asso di bastoni. Guarda, io ti vedo aver raggiunto un buon equilibrio emozionale, sai? Col 9 di coppe. Asso di spade mi parla di comunicazioni che ti vedono prendere una decisione. O anche della necessità di avere chiarezza mentale per prendere una decisione. Vediamo di che si tratta. Energia attuale, la luna, infatti ti vedo con un po' di paura in questo momento, di dubbi, incertezze, un po' di situazione del regno gregorico, no? La luna mi parla di nervosismo, di cose nascoste, un po' di agitazione interna tua, emozionale. Ti vedo un po' agitata a livello emozionale o agitato. Vediamo al positivo cosa abbiamo. Al positivo abbiamo il carro, meravigliosa carta. Il carro mi parla di avanzamento, di successo, di eliminazione delle paure. Vediamo il blocco. Re di spade, probabilmente legata a una decisione che devi prendere, non sai che decisione prendere perché sei un po' attorniata da paure che hai. Oppure le paure sono legate a un uomo in particolare. A un uomo. Oppure sono paure tue legate a un'incapacità di avere una visione chiara su delle questioni. Ok? Oppure le paure sono legate a un uomo, un re di spade, può essere un segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia, paure legate a questa persona qui o rispetto a una decisione che devi prendere. Passato, paggio di coppe, cavallo di bastoni. Puoi aver avuto a che fare con una persona caratterialmente nel recente passato, una persona più immatura che agiva soprattutto per impulso, andava e veniva, agiva per impulso, un po' immatura emozionalmente, quindi non sai che decisione, un po' di ansie, di preoccupazioni legate a questa persona. Vediamo un po' cosa succede qua. 7 di spade, 8 di coppe, ho capito. Sì, la forza. Qua io ti vedo avere la forza e il coraggio di allontanarti emozionalmente da una situazione che ti crea disagio e disturbo. C'è una persona che ti può mentire o una persona della quale non ti fidi, che ti crea disagio, disturbo, ansie, questa situazione qui, il regno gregorico, no? E quindi la forza mi parla di una circostanza dove tu prendi le redini della situazione, hai la forza e il coraggio di fare cosa? Di allontanarti emozionalmente da una situazione inefficiente ormai per te. E il carro mi parla proprio del prendere la situazione in mano e spostarti da dove stai in questa situazione di ansie, di preoccupazioni legate a una persona mi mente, non mi mente. Sì, questo vedo. Può essere un amico, può essere un'amica, possono essere situazioni di questa natura, non abbiamo chiesto nello specifico nell'amore, no? È una stesa generale. Questa circostanza può anche essere relativa a una persona che è in ansia, può essere un'amica o un amico in ansia per una persona che non si comporta bene, che gli dà da pensare, che gli nasconde le cose e tu è come se l'aiutassi a prendere in mano la situazione e ad uscirne, cioè gli consigli di avere il coraggio di uscirne da una situazione. Perché qua mi hanno messo soprattutto gli altri con i quali hai a che fare. Oppure questo riguarda te. Fatto sta che in qualsiasi modo hai il coraggio di uscirtene da una situazione ansiosa, preoccupante. Vediamo cosa viene dopo la forza. Il sole, assolutamente sì. Vedo molta felicità qua per te, avendo il coraggio di allontanarti da una situazione emozionalmente stretta
e di aprirti alla felicità con il sole. Vedo che arriva molta felicità per te alla fine di questa settimana, eh? Sì, il sole sono anche gli amici, le persone care, aprirsi al nuovo, il coraggio di darsi alla vita, no? E non rimanere bloccati in situazioni oscure di cui non rimanere bloccati in situazioni da vittime, perché il punto è essere vittime o padroni della realtà. È come se con la carta del regno gregorico abbiamo delle paure, dei condizionamenti che ci rendono vittime, una situazione che ci rende vittime, ma siamo noi che con il coraggio di affrontare una situazione siamo padroni della realtà, non ne siamo più vittime. Ok, vediamo di cosa ci stanno parlando ancora. La luna, energia attuale. La luna, energia attuale. Il mondo. Mm. Il carro. Sì, chiarissimo, 6 di bastoni. Riprendi in mano il controllo di una situazione che ti dà nervosismo, ti dà ansia. Si chiude una tappa e si apre il nuovo. Ti vedo vincente, ti vedo vincente. Vediamo il re di spade al blocco. La papessa. Qua abbiamo una persona che ha nascosto delle cose. Una persona che ha nascosto magari delle cose, triangolazioni o situazioni di persone in ombra. Può essere questo, nel senso che abbiamo una persona che ha nascosto delle cose o ha nascosto te. Non si è comportata, diciamo, in modo da darti fiducia. Se non è questo il tuo caso, io ti dico che qua è come se ci fosse un po' di nervosismo nel dover avere le idee chiare per prendere una decisione rispetto a una situazione emozionalmente ansiosa, complicata, con una persona che ha fatto un gioco un po' strano, ecco. Però te ne esci, eh. Cavallo di bastoni, passato, gli amanti, paggio di coppe, sì, l'eremita. Abbiamo avuto a che fare con una persona che agiva d'impulso, una persona più immatura da un punto di vista emozionale, con la quale c'è silenzio. Questa cosa può provocare ansia, stress, e una persona che ha mentito poteva avere altre situazioni in ballo, insomma. Questo può essere successo nelle settimane passate o nei mesi passati, eh. Vediamo il 7 di spade. Il matto, sì, chiaro. Ora ti dico 8 di coppe, 8 di coppe, 8 di coppe. Qua prendi il coraggio di lanciarti verso la vita, avere fede in ciò che è successo, avere fede anche nelle situazioni che ti hanno dato mancanza di fiducia, fede in tutto, perché ricordati, tutto è non rimuovere, ricordati che tutto è il Dharmakaya, cioè tutto è gli insegnamenti del Buddha, tutto ciò che ti capita, ok? Quindi qua hai fede in quello che ti è successo, anche nella mancanza di fiducia che hai avuto. Qua io vedo un allontanamento emotivo da una situazione e la forza, paggio di bastoni, ti vedo molto, vedo nuove comunicazioni, nuovi impulsi, comunicazioni che ti danno nuovi impulsi, anche l'idea di un viaggio, potrebbe essere. Amici, persone che ti stimolano, e il sole e il 3 di spade, chiaro. Qua chiudi con una situazione emozionalmente molto difficile, ti apri alla possibilità di nuovi incontri, oppure semplicemente ti apri alla vita, elaborando un vecchio dolore, 3 di spade, triangolazioni, situazioni confuse. Vedo questo. Di nuovo sul sole. Paggio di spade. Puoi conoscere qua anche una persona nuova, che la guardi un po' a distanza, un po' così. Dammene un'altra sul sole. Regia di spade, infatti. Allora, per alcuni di voi vi mettete alle spalle una situazione di una persona che vi ha mentito che c'aveva un'altra persona, cioè triangolazioni non volute, perché c'è anche chi no, decide per avere delle triangolazioni, quindi triangolazioni non volute.
e io vedo che ti apri completamente al nuovo, a conoscere gente nuova, ma soprattutto recuperi te stesso, magari organizzi un viaggio, decidi di fare un viaggio, di aprirti alla vita. Il sole è la vita, e la fiducia, la vita anche data grazie a degli amici e delle amicizie che ti scaldano il cuore, mi spiego? E in queste amicizie puoi conoscere una persona nuova che comunque sia, stai un po' sulla difensiva, ma come è giusto che sia, però ti apri comunque alla vita, avendo avuto il coraggio di aprirti alla vita. Ok, vediamo adesso, tu stai riprendendo? Sì. Vediamo adesso sull'amore invece nello specifico per te in questa settimana. Amore folle, qua c'è stato un amore folle o ci può essere una persona pazza di te. Amore incipiente. Che viene dopo amore folle? Amore geloso. Chi è stato folle o geloso qua di qualcuno? Credo che qua ci sia stata qualcuno che abbia scatenato gelosie, un po' di questa energia qui. Vediamo un po' cosa succede per te nell'amore in questa settimana. Cosa succede per te in amore in questa settimana? L'imperatore, la stella, re di bastoni. Io qua vedo un incontro con una persona voluta dalle stelle. Può essere questo sole qui, di cui abbiamo parlato prima. 2 di spade. Ma tu non sai cosa fare. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana. Il sole, vedi il sole, che ti ho detto? Il sole. 4 di denari. E questo è... Questo cos'è? L'8 di spade o di bastoni? Bastoni. Allora qua vedo persone che comunicano con te. Da una persona che poteva essere più... Guarda, qua si vede una persona che sta più, come dire, c'è un'energia di amicizia nei tuoi confronti, magari una persona che non si apre facilmente subito, però con l'8 di bastoni vedo una persona che vuole comunicare con te, ok? E di nuovo il sole c'è. Inizia come un'amicizia qua, qualcosa, vediamo cosa succede alla fine in amore per te. L'appeso. Vedi il 2 di coppe e il 5 di spade. Senti, qua c'è un amore che però è un po' tediato, c'è un 2 di coppe, un amore fermo un po' tediato, una situazione tediata. Vediamo un po', vediamo perché questo 5 di spade? La torre, qua c'è un amore. Qua c'è un amore per cui tu avrai il coraggio di recuperare te stessa. Fammi vedere al positivo. Il 3 di denari al positivo. C'è la voglia di costruzione qua. C'è la voglia di costruzione qua. Al positivo. 2 di bastoni. Prendi una nuova decisione. Al negativo. Asso di spade al negativo. È possibile che tu incontri un'altra persona qui, insieme alla persona dove c'è amore. Diciamo che questa è una settimana per quanto riguarda l'amore, dove io ti vedo già dalla prima carta qui, il stesa generale delle paure legate a dei condizionamenti, delle paure legate a degli eventi. Cosa mi stanno dicendo qua in amore? Io ti vedo, nonostante questa tensione, ci può essere, qua io vedo dell'amore che c'è in questa settimana, ma è come se ci possono essere tensioni legate a qualcosa che viene poi scoperto, tensioni legate a qualcosa che viene scoperto. Fammi vedere cosa c'è dopo il 5 di spade. 6 di denari. Allora, qua c'è una situazione che torna in equilibrio a livello amoroso, viene risolta una tensione dovuta a una rottura. Io non lo so se incontri questa persona nuova e ti dai questa tensione relativa alla rottura, ti dai questa persona nuova, o può essere la stessa. Però fatto sta che qua vedo cooperazione e voglia di venirsi incontro. Va bene? Fatto sta che come stesa generale qua mi parlano di una sanazione legata al fatto delle tue paure, legata alle relazioni, legate a tutto ciò che esiste. Va bene? Ok. Adesso andiamo a vedere con i miei oracoli lui lei cosa ti dirà questa persona. Per tutte le ragazze nuove li puoi trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po'.
solo tu mi fai sentire così, e vediamo anche amore folle, gelosia, solo tu mi fai sentire così, cos'altro? Tempo e pazienza e altro? Sei la mia vita e questo è un amore folle, però ci vuole tempo e pazienza per fare qualcosa che abbia a che fare con una sanazione su più livelli, mi spiego. Fatto sta che il succo di questa settimana per te è il non dimenticare che tutto ciò che vivi è il Dharmakaya, cioè gli insegnamenti del Buddha, ossia alleandoti con le emozioni tu realizzi realtà diverse. Qua io posso averti letto anche la situazione di una persona che non sa che decisioni prendere, sta impazzendo per quello che prova per te, prende le redini della situazione, lascia situazioni di inconsistenza e si dirige verso di te anche paventando una certa amicizia, ma poi vuole di più. Vedete un po' dove vi risuona? Fatto sta che siccome siamo a migliaia, il fulcro è il senso della sanazione, di non dimenticare che tutto ciò che vivi è l'insegnamento del Buddha, dei maestri, ok? Detto questo, ragazzi miei ragazzi, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!